will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Uno sport mortale, questa è la Formula 1 fra gli anni 70 e 80, pericolosissima. Le auto sono fragili, gli incidenti sono all'ordine del giorno, i piloti si giocano tutto, a ogni campionato si contano le vittime. Certo, se avessi potuto scegliere, io avrei voluto proprio correre in quegli anni, su quelle auto bellissime, anche se probabilmente non sarei sopravvissuto, perché la Formula 1 era diversa. E anche la vita umana forse aveva un valore diverso. Questa è la Ferrari di Gilles Villeneuve nel 1982, è l'incidente che gli costa la vita. Non è l'unico a morire sulla pista, lui però entra nella leggenda. A 30 anni esatti dalla sua scomparsa, la sua storia merita di essere raccontata ancora, perché Gilles Villeneuve non è un pilota come gli altri, non è un vincente, non arriva sempre primo, anzi non vince neanche un mondiale. Ciò che lo rende unico, leggendario, è il carattere, lo stile. Lui non pensa ai punti o alle strategie di gara, solo a sfidare ogni limite. In quegli anni rischiosi Villeneuve ha il coraggio di rilanciare, frena sempre dopo gli altri, cerca aderenza dove sembra davvero impossibile trovarla. È un temerario. Ogni corsa è uno spettacolo. Durante le corse le Ferrari di Villeneuve perdono pezzi. Una ruota, l'alettone. Arrivano al traguardo quando ci arrivano, esauste, consumate. E il pubblico impazzisce, non solo i tifosi, tutto il pubblico, e non per i risultati, per le gare, bellissime. È eccezionale questo attacco di Villeneuve, una cosa incredibile. Nel 1982 sul circuito di Zolder in Belgio, prima di spiccare il volo, Gilles Villeneuve è già un mito. Questa è la fine della storia. Per raccontarla dall'inizio bisogna cominciare da un altro pilota, un altro eroe della Formula 1, Niki Lauda, detto il computer, e soprattutto dal terribile incidente che trasformò la sua auto in una torcia. Primo agosto 1976, Gran Premio di Germania. Una Ferrari va a sbattere e prende fuoco. Le fiamme l'hanno avvolta completamente. All'interno c'è un uomo, sta bruciando vivo. È una scena allucinante, quella del rogo che avvolge, che distrugge la Ferrari. A questo punto bisogna osservare che i polmoni del pilota sono già pericolosamente intasati dai gas benefici, dal fumo, dal calore sprigionatosi a oltre 200 gradi. È il pilota più famoso del momento, Niki Lauda, un vincente. Aveva iniziato l'era dei piloti perfezionisti che lavoravano molto con la squadra, passavano le notti fino a ora inoltrata con i meccanici. Lo chiamano il computer per la guida precisa, calcolata, fredda. Ma stavolta non è bastata a evitare l'incidente e il rogo terribile. Resta nel fuoco più di un minuto. Il problema non era tanto il fuoco e quindi le ustioni, quanto che lui aveva respirato dei gas tossici e quindi il suo organismo doveva reagire, espellerli, continuando a respirare e non mollando mai. La sua forza d'animo l'ha salvato.
Bastava un solo errore e si finiva contro un guardrail o un muro. Era altamente probabile perdere la vita. Il suo viso racconterà per sempre quell'istante tremendo. Ma lui non molla, non ha alcuna intenzione di abbandonare le gare. Anzi, è passato poco più di un mese e Lauda è di nuovo lì, al suo posto, dentro l'abitacolo. Molte persone pensarono che fossi un pazzo. Non sapevano di cosa sono capaci i piloti da corsa. Per me era tutto normale, e lo stesso per i miei colleghi. Ma alle persone normali sembrava una follia. Eravamo tutti coscienti il giovedì, quando andavamo via da casa, che forse non saremmo rientrati la domenica. Lo sapevano anche le nostre famiglie. Eravamo pazzi. Eravamo piloti del Grand Prix. Era una posizione e un privilegio unico. Ecco, questa è la Formula 1 di quegli anni e così sono gli uomini che gareggiano. In questa roulette russa di auto straordinarie, di uomini disposti a tutto, è proprio Lauda il più forte e corre con la macchina più importante, la Ferrari. Lauda che chiamavamo culo d'oro perché quando lui si sedeva sulla macchina capiva attraverso la guida le sensazioni della macchina. Mi ricordo che ogni tanto gli facevamo degli scherzi, facevamo delle piccole modifiche alla vettura e lui si fermava e diceva: tu cambiato qualcosa? Negli ultimi 3 anni ha vinto un mondiale e uno l'ha perso solo a causa dell'incidente, piazzandosi comunque secondo. Un anno dopo, nel 1977, continua a vincere. A 3 gare dalla fine il mondiale è già suo, è matematico, non può più perdere, ha già troppi punti. Con questi risultati nessuno si aspetta che il matrimonio fra Lauda e la sua scuderia sia in crisi. Invece, prima della fine della stagione, il divorzio si è già consumato. In polemica con Enzo Ferrari addirittura Lauda rifiuta di correre le ultime 2 gare. Serve un sostituto all'ultimo momento. Chi potrà prendere il suo posto nell'abitacolo? Queste decisioni a Maranello le prende un uomo solo, Enzo Ferrari. Un capo, un padrone dai modi imperscrutabili. Era finito il tempo di Lauda, era finito il tempo di Reutemann, era finito e stava finendo anche il tempo di Regazzoni e lui voleva cambiare. Puntò su un giovane che aveva fatto, se ricordo bene, solo 1 gara o 2 con la McLaren, veniva dal Canada, era un campione di slitta, gliene parlarono bene e lui decise questa scommessa, come ogni tanto bisogna fare nel mondo delle corse. Ed ecco il cambiamento. Ferrari punta su un semisconosciuto 27enne che sembra un ragazzino. Meno di 1,60 m, canadese del Quebec, ex campione di corse con le motoslitte, Gilles Villeneuve. Ci vuole una particolare abilità a guidare una snowmobile? Direi più o meno la stessa abilità necessaria a pilotare un'auto da corsa. Certo, ci vuole del coraggio. Da un momento all'altro Villeneuve si ritrova sotto i riflettori, nel posto più ambito da qualsiasi pilota, l'abitacolo della Ferrari, al posto di Lauda, il campione del mondo. Un bel salto, una responsabilità pesantissima. In Formula 1 non si era mai visto. È entrato proprio quest'anno e ha gareggiato solo per un giorno con la McLaren, senza grandi risultati tra l'altro. Ma allora, perché Ferrari lo sceglie? È certo che sostituire Lauda, campione del mondo, non è una cosa semplice. Però a Ferrari piaceva indovinare, era un uomo che aveva una grande sensibilità. A volte io lo facevo arrabbiare dicendo: lei ha una sensibilità femminile. La Ferrari vince perché è la Ferrari, perché è il cavallino, non perché c'è Lauda. La riprova?
metto uno che corre con le motoslitte, che non sa neanche cosa sia una macchina da corsa, in pratica, e lo faccio vincere, e lo farò diventare il campione del mondo. Me ne parlò e io logicamente dissi: senta ingegnere, credo che, io dissi solo, me lo ricordo bene, è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso e di nuovo, se ci crede fa bene a farlo. Dietro gli occhiali scuri il commendatore ha la vista lunga, ma stavolta c'è il rischio che abbia commesso un errore, perché l'arrivo in Ferrari è un disastro letteralmente. In Canada, alla sua prima corsa, Villeneuve scivola su una macchia d'olio. Ma il peggio deve ancora venire. E siccome ebbe degli incidenti, un incidente molto particolare, la stampa lo chiamò l'aviatore. Il soprannome non è un complimento. L'incidente in questione è terribile. Quel giorno Villeneuve vorrebbe mostrare subito di cosa è capace. Parte dalle retrovie e guida con fuga per recuperare. Al sesto giro ha davanti una macchina strana, di quelle che si vedevano in quegli anni, la Tyrrell a 6 ruote. Al volante di quella strana macchina c'è un grande personaggio, lo svedese Ronnie Peterson, che ha solo 33 anni ma ha già corso 7 mondiali e per tutti è un fenomeno, uno dei piloti più veloci. Ha un carattere da duro e forse anche per questo è l'idolo di Villeneuve, il pilota che Gilles ha sempre voluto sfidare. Peterson è davanti, Villeneuve lo insegue. Il canadese si avvicina, gli piomba addosso, non frena, lo tocca. La sua Ferrari decolla. Villeneuve è illeso e anche Peterson. Chi ci rimette la pelle sono 2 ragazzi, 25 e 31 anni, che assistevano alla gara troppo da vicino, in zona vietata. Altre 11 persone restano ferite. Villeneuve, l'aviatore, perché non frena e fa volare le macchine, ma non al traguardo, fuori pista. E ovviamente Ferrari non è stato contento, è ovvio, l'abbiamo anche criticato, ma i piloti sono lì per essere amati, criticati e anche premiati per le loro capacità. Primavera del 1978. Riparte il circus della Formula 1. Dopo i pessimi risultati dell'anno prima, nessuno si aspetta di rivedere Villeneuve. Invece, eccolo lì, a sorpresa, di nuovo in Ferrari. La decisione di riconfermarlo a molti sembra inspiegabile, ma il commendatore non fa mai nulla per caso. Per mio padre, ovviamente, il requisito numero 1 era quanto sei veloce. Se sei un pilota veloce, bene, sei un pilota di Formula 1, se non sei veloce non c'è nulla da fare. Veloce è veloce, anzi è un tornado. Ma non vince, rischia troppo, fa tanti danni. A volte è in testa, ma è troppo impulsivo, le macchine non reggono. È costretto a ritirarsi 6 volte. Porta tutti all'esasperazione, gli spettatori con lo stomaco in gola, gli avversari, i compagni di scuderia e le macchine, giocattoli milionari sparati al limite della resistenza meccanica. Villeneuve era, nel senso più bello e vero della parola, un pazzo, ma un pazzo nel senso bello, non vorrei essere frainteso della parola. Un uomo coraggioso, ardimentoso, per molti aspetti imprevedibile, che aveva un rapporto totalmente epidermico con l'auto, con la macchina, quindi era l'opposto di Lauda, non si preparava. Le sue prime prove con la Ferrari sono state deludenti. Beh, datemi anche un po' di tempo. Mentre Villeneuve sfascia le macchine, il suo idolo, Ronnie Peterson, va fortissimo. Con il suo compagno alla Lotus, l'italo-americano Mario Andretti, Peterson non ha rivali. Continuano a salire sul podio sempre insieme, primi o secondi. Ma all'improvviso la festa finisce.
È l'11 settembre 1978. Estratto a fatica dai rottami, Peterson viene portato via con le gambe spezzate. Sembra che possa farcela, è in grado di parlare. Fatemi tornare in pista il prima possibile, dice. Ma in ospedale a Milano qualcosa va storto. Muore in sala operatoria per un'embolia. Le autorità svedesi in lutto da allora vietano le gare di Formula 1 e il Gran Premio di Svezia scompare per sempre. Peterson non è la prima vittima, non sarà l'ultima. Fra i protagonisti di questa storia molti subiscono lo stesso destino. Intanto il mondiale prosegue, la Formula 1 di quegli anni è così, lo spettacolo va avanti, sempre. La carriera di Villeneuve, dopo il suo primo anno in Formula 1, sembra già finita. Nelle interviste il suo compagno di squadra in Ferrari, Carlos Reutemann, lo definisce senza cortesia pilota di motoslitte. Reutemann è molto diverso da Villeneuve. È un argentino altero e ambizioso, incerto e tormentato. E secondo Enzo Ferrari anche abbastanza tormentoso, perché ha sempre qualche afflizione o dilemma. Reutemann era un argentino amletico, con tanti dubbi, con lui anche lui ha avuto dei rapporti bellissimi, ma forse non è mai riuscito a dare il massimo dovuto, ripeto, a un carattere chiuso, dubbioso e per molti aspetti sospettoso. Nel 78 Reutemann ha corso bene. È lui la stella nascente in Ferrari. Ha già vinto 4 gare e punta dritto al titolo mondiale. Invece Villeneuve è deludente, in coda alla classifica. Per continuare a correre con la macchina rossa ha solo una possibilità: vincere almeno un gran premio prima della fine del mondiale. La prossima corsa è decisiva. In Canada, davanti alla sua gente, nei luoghi in cui è nato e cresciuto, a 30 km dalla sua cittadina, Saint-Jean-sur-Richelieu. È qui che a 17 anni, grazie al papà, Gilles ha imparato a smontare e rimontare il motore di una motoslitta. Alla stessa età, a un appuntamento al buio organizzato da sua sorella, ha conosciuto Joanna. È bella, è la donna della sua vita. Quando sono in Europa, lei e Gilles vivono a bordo delle piste su un gigantesco motorhome, un tir trasformato in abitazione. Joanna, con i figli, sarà accanto a Gilles sul motorhome durante tutti i Gran Premi. Gilles viveva con Joanna, che era sua moglie, e i 2 ragazzini, Jacques e Amélie. Questo qua, secondo me, ha molto contribuito a, diciamo, all'affetto che avevamo noi per Villeneuve. Adesso in Canada, davanti a tutta la sua gente, ma soprattutto sotto gli occhi del commendatore Enzo Ferrari, Gilles si gioca l'ultima occasione. Non deve sprecarla. Villeneuve è partito al 3° posto e guida con attenzione. In gioco c'è tutta la sua carriera. Resta in pista dall'inizio alla fine. Stavolta sono gli altri a perdere pezzi. Escono dalla gara in 10. Al 25° giro Villeneuve è al 2° posto dietro la Lotus di Jarry e mantiene la posizione. Sicuro, senza errori. E poi la fortuna gli viene in aiuto. La Lotus comincia a perdere olio. Jarry rallenta. Deve uscire. Villeneuve è primo e vince. Invece della solita bottiglia di champagne, per la prima volta nella storia della Formula 1 fa stappare una bottiglia di birra. Ha vinto lui, è a casa sua. Si beve cosa dice lui. Ha dimostrato quei talenti naturali che io non dico di aver intuito, ma che mi erano stati assicurati da chi mi ha offerto informazioni,
e la conferma è venuta. Gilles Villeneuve non è ancora un campione. Nella classifica del mondiale si è piazzato solo al 9° posto. Ma ha dimostrato cosa sa fare e Enzo Ferrari ha scelto. Il canadese deve restare. Gli piaceva moltissimo per il coraggio che aveva. Lui lo amava perché sapeva che tutto quello che faceva è perché dava il massimo di se stesso e tirava fuori dalla vettura tutto quello che c'era da tirare fuori. A fine stagione, quindi, a fare le valigie non è Villeneuve, ma il compagno di squadra Reutemann. L'ambizioso argentino vuole correre sulle macchine del momento, le imbattibili Black Beauty a effetto suolo. Vuole vincere a tutti i costi e ha bisogno di una macchina prodigiosa. Ma ha sbagliato i suoi calcoli, perché le altre squadre, stavolta, non si fanno cogliere impreparate. Nel 79 gli ingegneri sono in guerra, si sfidano sul piano tecnico, presentando macchine straordinarie, a volte anche improbabili. Sembrano un po' le corse più pazze del mondo. A un certo punto, ad esempio, Niki Lauda si ritrova alla guida di una Brabham con un gigantesco ventilatore. Il trucco funziona, Lauda schizza davanti a tutti, si ritrova con un'auto imbattibile, ma dopo una sola corsa il ventilatore sarà vietato. I tecnici della Ligier invece hanno copiato e migliorato l'effetto suolo della Lotus. Fin dalle prime gare la Ligier sembra destinata a vincere tutto. Anche la Renault ha un asso nella manica. Tra lo scetticismo generale, da anni gli ingegneri francesi studiano un nuovo tipo di motore, il turbo. Nessuno credeva possibile che un motore di quella cilindrata potesse raggiungere tanta potenza, ma l'ultimo modello stupisce tutti. La Renault è dotata di un mostro con 2 turbine e funziona benissimo. Per il 1979 Mauro Forghieri mette in campo una macchina bruttissima, la T4, che però si rivelerà una sorpresa, un'auto che entrerà nella storia. Quali sono i vantaggi che la T4 ha nei confronti della T3? È stata fatta un anno dopo. Altra novità. Al posto di Reutemann, accanto a Villeneuve, il commendatore chiama un sudafricano grande e grosso. Un tipo brusco e franco, bravissimo. Noto per la guida decisa, addirittura brutale. Jody Scheckter, detto anche l'orso. Anche Scheckter è uno spericolato, ma ha più esperienza. Ha visto la morte in faccia troppe volte. Nel 73 a Silverstone, alla partenza, gli si è spento il motore e si è ritrovato fermo in mezzo alla pista. Ha provato a sbracciarsi per avvertire gli altri piloti, ma è stato inutile. Come un bersaglio, gli sono piombate addosso 13 macchine. Miracolosamente Scheckter è rimasto illeso. Quando arriva in Ferrari è un pilota maturo e riflessivo. Sa dosare rischio e calcolo. È il compagno perfetto per una testa calda come Villeneuve. Il rapporto fra Villeneuve e Scheckter sarà ottimo, fondato sulla lealtà. I 2 piloti impareranno a stimarsi, sfidandosi di continuo. Ricordo che diventammo amici in breve tempo, eravamo molto onesti l'uno con l'altro. Lui era un uomo estremamente onesto, quasi ai limiti dell'ingenuità a volte. E comunque stavamo molto bene insieme. Ci capivamo, sapevamo che avremmo dovuto combattere anche tra noi, ma in modo costruttivo. Lei ritiene che tra i 2 potranno esserci dei dissidi? Sono degli uomini. E lei a questi uomini vuol dare degli ordini o no? Non ne ho mai dato, non ne darò mai. Sono stato anch'io un corridore. Io definisco Ferrari un grande animatore di uomini di organizzazione e spesso aveva anche la scientifica capacità di mettere un po' gli uni contro gli altri, devo dire qualche volta forse in maniera anche eccessiva. Io nella mia vita ho sempre pensato che dietro a qualunque prodotto
ci siano uomini e donne eccezionali, e per far questo devi avere intorno a te delle persone che siano più brave di te. Questo è il segreto. Il 3 marzo 1979, in Sudafrica, sul circuito di Kyalami, Scheckter e Villeneuve scendono in pista con la nuova Ferrari. Sono in tanti a scommettere che il motore turbo delle Renault, sui lunghi rettilinei dell'altopiano africano, dove l'aria è rarefatta, farà la parte del leone. Infatti, come previsto, Jabouille parte al primo posto. Subito dopo, al secondo e terzo posto, eccoli, Scheckter, che oggi corre nella sua terra, e Villeneuve. Il cielo è coperto, minaccia pioggia. Pronti? Semaforo verde. Il turbo della Renault fa la differenza. Sul rettilineo non ha rivali. Vedete allora Jean-Pierre Jabouille ancora al comando, seguito dalle due Ferrari. Ma in curva è difficile da controllare. Le Ferrari incalzano, ma il duello si interrompe subito al secondo giro. Comincia a piovere. La gara si ferma. Tutti montano le gomme da bagnato. Tutti, tranne Scheckter, che conosce bene il clima sudafricano. Pronti? Quando riprende la gara, sull'asfalto scivoloso, le Renault restano indietro. La sfida è tutta in casa Ferrari. Villeneuve è in testa e guida in modo perfetto. Scheckter lo segue al secondo posto e aspetta, paziente. A poco, come Scheckter aveva previsto, la pista comincia ad asciugarsi. Villeneuve deve fermarsi ai box e Scheckter passa al comando. Io iniziai con le gomme da asciutto, mentre tutti avevano le gomme da bagnato. Ero 30 secondi davanti a tutti. La sua strategia sembra vincente, ma non è così, perché adesso ha un problema. Ha scelto le gomme giuste, ma sono su strada da troppo tempo, si stanno consumando e giro dopo giro la macchina comincia a sbandare, diventa ingovernabile. Scheckter non è più il pazzo di un tempo, non vuole rischiare e a 2 giri dalla fine si ferma ai box. Le gomme cedettero all'improvviso e quando mi regai verso i box l'auto sobbalzava. Villeneuve è di nuovo in testa. Il suo vantaggio ormai è netto. Villeneuve al comando, Scheckter insegue ed è staccato di oltre mezzo minuto. La vittoria è sua. Com'è andata la gara? Super, la macchina era fantastica all'inizio. I pneumatici hanno tenuto perfettamente. Stavo volando. Questo è il tuo secondo Gran Premio vinto. È stata una vittoria facile? Sì, è stato abbastanza facile. Quando tutto va bene nei pneumatici e nella macchina, allora diventa facile. La Ferrari non ha il motore turbo delle Renault, ma con piloti così può anche vincere il mondiale. È stata solo una giornata fortunata? Ecco la risposta. Gran Premio di Long Beach, Stati Uniti, pochi giorni dopo. Stiamo seguendo l'ultimo vittorioso giro di Gilles Villeneuve. Primo classificato di nuovo Villeneuve, secondo ancora Scheckter. No, non può essere un caso. Villeneuve è dunque il nuovo leader del campionato del mondo di Formula 1. Le vittorie proiettano un faro su Villeneuve. Per la prima volta è in testa alla classifica mondiale, eppure continua a correre rischi inutili. Forza troppo la macchina, cerca il giro più veloce, non alza mai il piede dall'acceleratore e frena sempre all'ultimo, in modo netto e deciso. Distrugge i freni. Gli altri avevano un pedalino così, lui aveva una ciabatta così. Lui aveva una ciabatta perché lui quando andava sul freno, lui doveva avere tutta la potenza che aveva nella sua gamba, nel suo corpo, doveva spingere e essere sicuro che non faceva così, perché sennò te lo faceva rifare subito. Io piace aiutare le ruote, cosa così, fa parte della tua natura? È possibile. Superava se stesso, l'ansia di vincere
il desiderio di emergere sugli altri, anche quando non aveva la macchina migliore, era tale per cui gli faceva commettere degli errori che erano sciocchi. Nelle gare che seguono spesso la sua furia si conclude fuori pista. In Spagna fa un testa a coda e non guadagna neanche un punto. La cosa che mi diede un po' di speranza fu che Gilles stava facendo stupidaggini. Le sue prestazioni sono impetuose, inutili, meravigliose. A Monaco, proprio mentre insegue Scheckter, in testa alla gara, deve ritirarsi perché la macchina, al 54esimo giro, non regge più. Si rompe il semiasse. Ferrari diceva che quando i semiassi non si rompono più con Gilles, vuol dire che i semiassi sono al punto che non si romperanno più. Lui andava più forte di quello che la macchina poteva dare. Fatto sia che Villeneuve si è dovuto fermare in box, sfortunata la prova del canadesino. Villeneuve era primo in classifica, ma con questo stile di guida rischia di buttare via la vittoria del mondiale. Ha già perso parecchi punti. Il suo compagno di squadra, al contrario, è sicuro, è regolare, arriva sempre al traguardo e mette da parte punti su punti. Eppure i tifosi hanno scelto il canadese. Vanno alle gare soprattutto per vedere Villeneuve, che dà sempre spettacolo. Lui li ripaga con uno dei momenti più belli di tutta la storia della Formula 1. Digione, 1 luglio del 79. 120.000 spettatori sono convinti di assistere alla prima attesa vittoria del motore turbo. Su quei lunghi rettilinei, le macchine gialle della Renault devono vincere per forza. Infatti, Jabouille si è qualificato bene, è in pole position. Arnoux parte subito dopo. Pronti? Via! Ma la Ferrari di Villeneuve, dalla terza posizione, schizza subito in testa, sorprendendo tutti. Villeneuve al comando, Villeneuve si è portato al comando davanti a Jabouille, mentre anche Scheckter cerca di passare all'interno. Villeneuve con un'eccellente partenza si è infilato tra le due Renault. Jabouille sfrutta il turbo, gli sta alle calcagna. Ha un motore più potente, non può arrivare secondo. Intanto tenta l'attacco alla Ferrari, il pubblico si alza in piedi, sì. Ma riesce a superare Villeneuve solo a metà gara, al 40esimo giro. E a sua volta di nuovo Villeneuve tenta l'attacco, ma ci rinuncia, entusiasmante. Resta all'altra Renault, quella di Arnoux, che non vuole essere da meno. Anche il suo motore è più potente. Pretende almeno il secondo posto. Non ha alcuna intenzione di restare indietro. C'è un solo problema. Villeneuve non molla. Mai. Lui aveva messo in crisi i freni e le gomme. Infatti, alla fine del rettilineo io avevo dei problemi con la benzina perché non pescava più in certe curve. E allora l'insieme ha fatto che abbiamo potuto fare questo duello. Tenta l'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, si entusiasma e Arnoux resistono fino all'ultimo, eccezionale questa resistenza di Villeneuve, eccezionale. Arnoux lo sorpassa, ma Villeneuve lo sorpassa ancora. E Villeneuve tenta l'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux e adesso è Arnoux che tenta di resistere, eccezionale questo attacco di Villeneuve, una cosa incredibile. Siamo all'ultimo giro. Arnoux lo passa ancora una volta. Villeneuve resiste, ma stavolta forse è eccezionale questa corsa assieme, è eccezionale. Ho una foto qui scattato che io a Digione a un certo punto io mi metto e sono all'interno, Gilles è all'esterno, abbiamo le ruote incrociate, io sono quasi contro la sua fiancata. E io al punto lì ho girato la testa e ho visto proprio Gilles che girava, che la curva era a destra, ho visto le sue occhi dietro la visiera. Una cosa incredibile, è uscito Arnoux, avete visto? E Villeneuve è riuscito a passarlo, si toccano quasi, si sono toccati nuovamente. Beh, adesso Villeneuve però ha forse forzato un po', ha dovuto correggere, tutto il pubblico in piedi, entusiasmante questa corsa, di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si agganciano i due se non stanno attenti. Lì è un pericoloso pazzesco perché basta che uno alzi i piedi
le ruote vanno uno sopra l'altro e decollaggio immediato. In testa c'è Jabouille, ma nessuno ci fa più caso. La vera sfida, il più grande degli spettacoli, è per un secondo posto. Indubbiamente è stata una cosa di un tale entusiasmo per il pubblico, Gilles Villeneuve, che tutta la pista, tutto il circuito era in piedi e urlavano e applaudivano questa lotta. È incredibile, entusiasmante e chiama alla conclusione della corsa. Uno dei due deve lasciare la sfida, mollare la presa. Alla fine ecco il traguardo. È quasi un peccato. Il secondo posto è per Villeneuve. Grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux. È stata una corsa eccezionale. Sono rimasto estremamente stupito quando sono andato al box di vedere Jabouille che aveva vinto, che non era considerato, e quegli altri due che erano portati in trionfo. Normalmente chi vince è quello che conta. La gente ha detto, ma adesso questi due sul podio vanno a finire a pugno. Siamo stretto la mano e abbiamo esploso di ridere. I tifosi amavano questo genere di cose, ma noi sapevamo che con un comportamento così potevi restare ucciso all'istante. Era molto facile. Più tardi, durante le nostre riunioni, ne parlai con Gilles e lui comprese. In quelle riunioni gli dissi, non puoi fare così, è da sciocchi. Scheckter è saggio, si comporta da amico, anche se è proprio lui, il compagno di squadra, il vero avversario di Villeneuve. Perché i due piloti, con opinioni contrapposte e uno stile di guida completamente diverso, sono entrambi candidati a vincere il mondiale. Jody voleva vincere il campionato. Gilles voleva vincere delle gare. Zandvoort, Olanda. Siamo a 4 gare dalla fine del mondiale. Qui si deciderà chi dei due, fra Scheckter e Villeneuve, ha il carattere vincente. Villeneuve ha 7 punti in meno rispetto a Scheckter. Parte dalla terza fila, ma alla partenza ha uno scatto bruciante. E all'11° giro... In questo momento c'è Villeneuve che sta attaccando all'esterno, alla curva Tarzan Jones, insiste ed è passato. Eccezionale questo sorpasso. Eccolo in testa. Scheckter, partito male, è ancora nelle retrovie. Una situazione ideale. Ma la Ferrari, come era già accaduto, non regge il suo ritmo. Villeneuve sente una strana vibrazione. Una gomma comincia a sgonfiarsi, si è bucata. Lui non molla l'acceleratore. Al 48° giro la gomma è andata. La Ferrari va in testa coda. Non resta che fermarsi. Ecco Villeneuve fermo. Villeneuve fermo con la ruota posteriore sinistra vistosamente danneggiata. Ma lui tenta l'impossibile. Torna in pista. Vuole il titolo del mondiale. Sa che Scheckter proprio in quel momento sta guadagnando posizioni. E queste purtroppo sono le diciamo così, le esuberanze giovanili di Villeneuve alle quali siamo un po' abituati. Con una gomma scoppiata preme sull'acceleratore. Deve raggiungere i box e ripartire. È un'impresa folle. Avrebbe riportato la macchina anche a piedi, spingendola, se necessario. La macchina tra l'altro è danneggiata anche in altri particolari. Vedete che comincia tra l'altro anche il fuoco, la sospensione ormai è partita. Quindi a questo punto sta facendo un lavoro inutile, la minigonna di destra è danneggiata. La ruota si contorce, fa scintille. Quasi si sgancia. Villeneuve continua a premere sull'acceleratore. Guida su 3 ruote. Quando arrivò che praticamente si trascinava dietro il cerchione perché non c'era più nemmeno la gomma, e disse anche con me, poi anche con Belentani: perché non mi cambiate le gomme? Su, via, andate. Guarda che bisogna cambiare la sospensione prima, perché la sospensione non c'è più.
se me la riparatemi, parto subito. Non c'aveva mezza macchina, dico, se vai a prendere la macchina che hai lasciato lungo la strada, vediamo di attaccarla. È tipico di una persona come Villeneuve che non era un cinico, era un generoso nella sua, in certi momenti folle, lo dico nel senso buono, comportamento in pista, folle nel senso che non era il contrario del calcolatore. Ma cosa passa in questi momenti nella testa di un pilota? È un gesto disperato che serve solo a distruggere la macchina, eppure questo giro inutile, questa volontà esasperata vale più di qualsiasi calcolo. È un momento che gli appassionati, e non solo, non dimenticheranno mai. Ormai però non c'è più niente da fare. Villeneuve ha perso la sfida con Scheckter e ha perso l'ultima occasione di conquistare il mondiale. Da qui in avanti il suo compito non è più di tagliare il traguardo solo per la sua gloria, ma fare gioco di squadra. Deve aiutare Scheckter, il compagno che ha più punti e maggiori possibilità, a vincere il mondiale. Deve spianare la strada a lui verso il primo posto. Ebbene, sono in molti a scommettere, conoscendo Villeneuve, che non resisterà alla tentazione di schiacciare fino in fondo sull'acceleratore. Si può chiedere a uno come Gilles Villeneuve di non dare tutto se stesso, di andare piano, rinunciando alla vittoria. Il 9 settembre a Monza, davanti al pubblico italiano che lo adora, il canadese riceve un ordine dalla Ferrari: regalare la vittoria, se occorre, a Scheckter, il compagno di squadra. Jody Scheckter, che nel campionato del mondo si trova ai vertici della classifica. Gli disse: io non ti farò la guerra. E lo ha aiutato durante il Gran Premio. Conscio che Jody gli era amico, e infatti Jody gli fu amico sempre, anche quando Gilles aveva dei problemi. Per una volta la sua guida è intelligente, misurata. Scheckter è in testa. Villeneuve lo segue. Non prova neanche a sfidarlo. Potrebbe gareggiare per il primo posto, invece si tiene un passo indietro e scorta l'amico fino alla vittoria. Ultimi chilometri, ultime curve, sventolano le bandiere, andiamo sul traguardo. Le due Ferrari passano il traguardo quasi a braccetto. Scheckter primo, Villeneuve secondo. Nella classifica del mondiale Scheckter vince con 51 punti, Villeneuve 47. Per 4 punti ha lasciato vincere il compagno. Non molti piloti, inclusi i presenti, sarebbero disposti a tanto. Ecco, dietro la visiera del casco non c'è amicizia che tenga. Villeneuve lo imparerà a sue spese qualche tempo dopo. Per ora comunque il problema è un altro. Deve imparare a tenere testa a un nuovo motore, perché anche la Ferrari nel 1980 si presenta al via con un motore potente, molto potente, il turbo. Il turbo è arrivato come il Presidente vi aveva promesso e sta incominciando a fare i primi gemiti, i vagiti, come dicono gli amanti dei motori. Ma la nuova macchina, la T5, in realtà è un disastro. È inaffidabile, deve fermarsi di continuo. Quell'anno si rompono il motore, l'acceleratore, la trasmissione, il semiasse, l'impianto elettrico. È una delle peggiori Ferrari della storia. L'unica emozione del 1980 è un brutto incidente. A Imola, Villeneuve esce di pista a 280 km/h. Per alcuni lunghissimi secondi non si muove. Ma è illeso. A molti suoi colleghi quell'anno andrà peggio. L'anno precedente affrontavi una curva in terza e l'anno successivo la stessa curva la prendevi in quinta. Quindi la velocità nelle curve era aumentata enormemente. A Kyalami, Sudafrica, durante le prove libere, esce di pista il pilota svizzero Mark Surer, frattura di tibia e perone.
A Montreal, Canada, durante la gara, Jean-Pierre Jabouille esce di pista con la sua Renault. Le fratture sono numerose. Dovrà rinunciare alla carriera. A Long Beach, Stati Uniti, durante il Gran Premio, cedono i freni dell'Ensign e dell'italo-svizzero Clay Regazzoni a 250 km/h. Riescono a estrarlo dalle lamiere solo dopo 20 minuti. Lesioni spinali e perdita dell'uso delle gambe. A Hockenheim, in Germania, il francese Patrick Depailler, mentre prova l'Alfa Romeo, decolla a 270 km/h fuori da una curva. Muore con le gambe troncate a 36 anni. All'epoca era un miracolo finire l'anno senza avere incidenti, che potevano essere molto gravi. C'era una selezione naturale, si perdevano molti piloti. Gli eventi drammatici erano numerosi. Scheckter, che ha già vissuto tanti incidenti, che ha osservato la Formula 1 cambiare, sempre più ricca, sempre più spietata, e ha visto tanti piloti morire, decide che ne ha abbastanza. Ha 30 anni, ormai è ricco, ha ottenuto il titolo di campione del mondo e oltre alle gambe e la vita non ha più niente da perdere. Perciò si ritira e lo annuncia pubblicamente. I will stop racing at the end of this year. Smetterò di correre alla fine di quest'anno. Pensavo che gran parte dell'atmosfera magica fosse scomparsa, perché quando entri in Formula 1 incontri un mondo magico, sei disposto ad accettare qualsiasi cosa. A volte capita di pensare che anche la morte, dopo tutto, può essere una conseguenza accettabile. Ma poi, dopo aver visto accadere alcune cose, e che tutti spingevano i piloti a rischiare la vita e cose del genere, non riuscii più a sopportarlo e pensai fosse il momento di lasciare. Al posto di Scheckter, l'anno seguente, Enzo Ferrari chiama un giovane parigino, Didier Pironi. È un tipo difficile da inquadrare, un 29enne ambizioso e calcolatore, desideroso di vincere a tutti i costi, con un carattere complesso che non si rivela subito. Francese anche lui, attentissimo, di bella presenza, molto colto, si sapeva presentare bene. Però non era un uomo puro come poteva essere Gilles. Riusciva a incantare parecchio. Lo chiamavano Ciccio Bello. Villeneuve lo accoglie immediatamente come un amico. Didier parla francese, adora correre, ha il gusto per la sfida, è il suo compagno di squadra. Gilles non chiede altro. Passano molto tempo insieme. Si sfidano di continuo, anche sulle strade normali, due pericoli pubblici. Pironi è veloce, molto veloce, ma Villeneuve è sempre un passo avanti. Ha imparato molto dai suoi errori, ormai è un campione indiscusso, una celebrità. E lo dimostra in una situazione difficilissima, il Gran Premio di Monte Carlo del 31 maggio 1981. Monte Carlo è per eccellenza il circuito degli incidenti, stretto in mezzo alle case, pieno di curve, un circuito in cui le macchine, più che correre, cercano disperatamente di restare in pista. Insomma, la prova più difficile per domare la potenza del motore turbo Ferrari e soprattutto per un pilota allergico al freno come Villeneuve. Sui motori, via! Alboreto, Andretti, Giacomelli, De Cesaris vanno a sbattere fra di loro. Piquet e Arnoux chiudono con un testa a coda. A Reutemann si rompe il cambio, a Prost il motore. Ma a sorpresa, tra le lamiere a bordo pista, la Ferrari di Villeneuve non c'è. È sempre in gara. Su 22 sono rimasti a gareggiare solo in 7 e lui, Villeneuve, è in testa, da solo. E vola. Aspettiamo di vedere dal vivo il passaggio di Gilles Villeneuve della sua Ferrari numero 27 sotto il traguardo. Ed ecco l'arrivo. Ha vinto Gilles Villeneuve, ha vinto con la Ferrari 126K il 39esimo Gran Premio di Monte Carlo. Abbiamo vinto delle anni, ragazzi! Non importante come questa! Quando sale sul podio è stanchissimo.
È una vittoria storica. Villeneuve non è più soltanto un grande personaggio, ora è un vincente. Tanto che il Time gli dedica la copertina. È la prima volta per un pilota di Formula 1. Dopo, in quel weekend siamo stati anche a casa sua e lui dopo cena si mise a suonare la tromba. Veramente, diciamo, un quadro familiare ma molto simpatico, rilassato e tra amici. Ecco, quello è veramente un bel ricordo di un momento dei più positivi, diciamo, del rapporto Ferrari-Gilles. Villeneuve ha imparato a vincere, sa farlo ancora in modo spettacolare, come sempre, sempre più sicuro di sé e in pista fa cose davvero inaudite. I piloti tentano spesso imprese contro i pronostici, però quello che fa Villeneuve al Gran Premio del Canada, il penultimo della stagione, va davvero oltre ogni immaginazione. Si corre sotto un diluvio tremendo. Tenere le macchine in pista è difficilissimo. Villeneuve guida come se l'asfalto fosse asciutto. Villeneuve, nuovo giro più veloce, il 16esimo in 1:55-375, 137 di media. Al 38esimo giro tocca una Lotus, ma continua come se niente fosse. Anche se la macchina non è più stabile, l'alettone anteriore balla pericolosamente. Il pezzo fa resistenza, è sempre più pericoloso. Dopo ben 17 giri in queste condizioni impossibili, l'alettone si solleva e gli ostruisce la vista. La Ferrari sbanda, è praticamente inguidabile. Lui la tiene in pista senza rallentare per 3 lunghissimi giri. Non va neanche ai box. È terzo e continua a correre senza visuale sotto la pioggia. Ha imparato a farlo con le gare di motoslitte da ragazzo, quando il nevischio rendeva la guida impossibile e correva quasi alla cieca, in equilibrio precario. Adesso fa lo stesso e corre un pericolo enorme. Se l'alettone dovesse staccarsi e volare all'indietro, potrebbe tranciargli la testa di netto. Lui ingaggia un duello per liberarsene. Sui rettilinei fa ondeggiare la macchina. Ci prova 3 volte. Finalmente ci riesce. Continua la corsa senza il pezzo stabilizzatore. Altri 5 giri su una macchina senza equilibrio. E arriva al traguardo terzo, nel tripudio dei canadesi. Non si era mai visto niente del genere su una pista di Formula 1. È l'ennesima impresa solo per la gioia dei tifosi. È per questo che è entrato nel mito, è questo che ha creato il grande personaggio, molto più dei risultati che sono stati buoni, ma certo non clamorosi rispetto a tanti altri piloti. Le squadre di Formula 1 però non vivono solo di prodezze, ma anche del lavoro dei tecnici e di pesanti investimenti. Le auto sono giocattoli che costano cari. Ogni volta che si sfasciano, bruciano soldi e mandano all'aria studi millimetrici. Ogni tanto quindi occorre guidarle con un po' di accortezza. Nel 1982 l'inizio del campionato è preoccupante. Sarà anche colpa della macchina che dà problemi, ma Villeneuve non vince. Sembra entrato in una brutta fase. È la parabola del campione, così come Enzo Ferrari la descriveva nelle interviste. La ricerca della gloria costellata di sconfitte, le prime vittorie, il successo, l'ubriacatura e poi un rapido declino. È questo che sta succedendo? Sarebbe presto, troppo presto, perché Villeneuve non ha ancora davvero toccato la vetta, non ha mai neppure vinto il mondiale. Non solo in casa Ferrari, ma in tutto il grande circo dei motori tira un'aria pesante.
Le lobby sono in guerra per il controllo del business della Formula 1, tanto che al Gran Premio di Imola partono solo la metà delle macchine. Gli inglesi infatti hanno scioperato in massa, ma italiani e francesi sono chiamati comunque a dare spettacolo. Una sfida diretta fra motori turbo, un duello fra le Ferrari e i bolidi gialli della Renault. In pole position c'è René Arnoux, secondo il compagno di squadra Alain Prost, terzo Villeneuve, quarto Pironi. Attenti al semaforo e pronti al via, occhio soprattutto a Villeneuve. Le due Ferrari insieme si lanciano all'inseguimento delle Renault. Le attaccano. Cominciano a sfiancarle. Il pubblico è entusiasta per Villeneuve in seconda posizione, mentre ha scavalcato la Renault di Prost anche l'altra Ferrari. Arnoux cerca di resistere, tiene duro in prima posizione finché il turbo cede. È in fiamme. Si è rotto una delle turbine del motore Renault e Arnoux è fuori corsa. Le Ferrari restano sole in testa. Pironi secondo, Villeneuve primo. Il Gran Premio è suo. Nel resto della gara, altri 16 giri, continuano a premere sull'acceleratore solo per dare un po' di spettacolo. Ma a 10 giri dalla fine, dai box della Ferrari si alza un cartello: slow, rallentare e mantenere le posizioni. Forghieri, il direttore tecnico, quel giorno non c'è. Sicuramente non avrei messo fuori un cartello con scritto slow, piuttosto non avrei messo fuori niente. Perché slow cosa significa? Di andare piano? Boh. Nonostante il cartello, i due amici, come hanno sempre fatto dentro e fuori le piste, continuano a superarsi. Attenzione, Villeneuve è stato superato in questo momento da Pironi e qui credo non c'è stata volontà di Pironi ma qualche problema per Villeneuve. Pironi passa in testa, Villeneuve sta al gioco, tenta di riprendersi il posto. Pironi gli blocca la strada. Una lotta in famiglia spettacolare ma non si sa quanto utile. Ma al penultimo giro il canadese ha la meglio, è di nuovo in testa. Era davanti Villeneuve e questo deve essere la posizione fino alla fine. Magari dovevamo fare un po' di spettacolo, però doveva alla fine passare questo. Il gioco sembra finito, non si scherza più. Si va al traguardo mantenendo le posizioni, come è già stato con Scheckter per il 79 nella gara più importante del mondiale. Come si usa in questi casi fra piloti della stessa squadra. Villeneuve è fiducioso nella correttezza del compagno, segue tranquillo la sua rotta, mentre l'amico sta dietro, apparentemente mansueto. Sembrano d'accordo. Ma proprio all'ultimo, alla curva della Tosa, a sorpresa, Pironi, l'amico, passa avanti. Ed è riuscito a superare l'avversario, veramente al di là di ogni immaginazione questa corsa. Entusiasmo alle stelle per il pubblico e credo anche per voi tutti telespettatori per questa manovra di Pironi. E taglia il traguardo. A tradimento. È primo. Secondo me Gilles doveva vincere quel Gran Premio, perché era un Gran Premio dove non c'era competizione praticamente. Villeneuve la prende malissimo. Al momento della salita sul podio, Gilles è stato trascinato a forza, non voleva assolutamente andare, non voleva partecipare alla gioia della premiazione, per lui è stata una tristezza immensa. Nella mia carriera e di direttore sportivo e di presidente mi sono trovato spesso di fronte a questi problemi. Per me è fondamentale che chi corre per la Ferrari corre prima di tutto per la squadra e non per se stesso.
Pironi non ha sbagliato, ha sbagliato. Io a Imola c'ero e credo di essere stato uno dei primi della Ferrari a incrociare Gilles e gli ho detto: oh Gilles, con le gare. E lui mi ha detto: da questo momento è la guerra. Mi ha tradito. E vinca il migliore, questa era la regola probabilmente. Sì, penso vinta il migliore o quello che ha il più di fortuna, però per una volta penso che sia una vittoria per me, non è ingiustizia. Certo. Villeneuve sente che tutto gli sfugge di mano. Il compagno lo ha tradito. La scuderia non lo spalleggia come vorrebbe. La Ferrari sembra insofferente nei suoi confronti. Ferrari non gli dette proprio ragione, gli disse: dopo tutto ha vinto una Ferrari, gli disse. In effetti una squadra, quello che cerca di avere è la vittoria. Per lui l'importante era la vittoria della Ferrari e quindi i fatti di tipo personale per lui non erano irrilevanti, per lui era rilevante il successo della squadra. Poi, e purtroppo probabilmente Gilles fu deluso anche da quello. D'improvviso tutto crolla, anche il suo matrimonio si dice è in crisi, si vocifera di un'altra donna, di un divorzio imminente. Di sicuro c'è che al Gran Premio successivo in Belgio, a Zolder, Johanna non c'è. Villeneuve è solo, amareggiato e in Belgio ha in mente una cosa sola: battere il compagno di squadra, riprendersi la vittoria. L'8 maggio 1982 si presenta alle prove di qualificazione ed è di pessimo umore. Lui arrivò e parlò poco, si è messo a sedere sulla vettura e è restato sempre in vettura. Pironi si qualifica bene. Oggi è veloce, troppo veloce. Ha il terzo tempo. Villeneuve è ottavo, ma vuole fare di meglio. Alle 13:50 risale in macchina, anche se ormai è tardi, le gomme sono consumate. È ora di mollare tutto. Quel che è fatto, è fatto. Abbiamo scelto le gomme migliori che si potevano mettere su, ma era ben difficile fare in tempo perché le gomme erano già andate. Lui aveva fatto il miglior tempo, Pironi glielo ha battuto, era più veloce di Gilles, ma Gilles non aveva più gomme da qualifica, voleva uscire a tutti i costi. Però con delle gomme che avevano già fatto la qualifica, era un miracolo se lui fosse stato capace di battere il tempo di Pironi, che non era neanche quello eccezionale, però era un tempo fatto con delle gomme fresche. E io gli dissi: tieni presente che io ti do un giro, poi quando passi ti chiamo al box. È quel che gli serve, soltanto un altro giro. Non può finire così. Ancora un giro, l'ultimo. Una curva a sinistra, una a destra, e poi si trova di fronte Jochen Mass, che procede lento, sta raffreddando le gomme. Stava rientrando quando probabilmente si è distratto, non si è accorto che Mass si è spostato e purtroppo lo ha urtato con la sua ruota davanti nella ruota di dietro. Questo significa ancora oggi volare per aria. È un istante. Gilles vola fuori dalla macchina scagliato contro le recinzioni. Abbatte la prima rete, colpisce un palo della seconda. Eravamo abituati che Villeneuve, tutte le volte che faceva un incidente, come ho detto prima, arrivava con il suo casco, eccetera, e spiegava quello che era successo alla macchina
tante volte era colpa sua, ragazzi, è colpa mia, non è stato perché era abbastanza sincero, se era colpa sua lo diceva, ho azzardato, e noi lo tranquillizziamo dicendo, guarda Gilles, non preoccuparti per la macchina, dai, la macchina noi della Ferrari te ne facciamo un'altra. Ma quella volta Gilles non arriva. No, non arrivò perché arrivò l'elicottero che lo portò via. E da lì l'ingegner Ferrari ci fece chiudere i box e dice venite a casa tutti che noi ci ritiriamo. E siamo venuti a casa e so che io ero a Bruxelles in camera alle 11 e la televisione disse che Gilles era morto. Aveva 32 anni. Lo mostrano a Joanna che respira ancora. Alle 21:12, nella clinica universitaria di Lovanio, la moglie autorizza lo spegnimento delle macchine che lo tengono in stato vegetativo. Mio padre in quei momenti era una sfinge, non reagiva. Credo che bisognava essere dentro di lui per sapere cosa veramente provava. Noi ritirammo la squadra perché lo ritenevamo doveroso. La morte di Villeneuve è stata una morte di un pilota che anche in qualifica, anche durante le prove non alzava mai il piede. È stata una morte bruttissima, però in linea un tipo di morte tipica di un pilota di quelle caratteristiche, purtroppo. È stato il pilota più veloce che la storia abbia mai conosciuto. Se n'è andato facendo quello che amava. Quando arrivai in Canada fu incredibile. L'intero paese si era arrestato. Si era schierato dietro Gilles. Credo che lo amassero per la sua combattività, anche perché su di lui avevano fatto delle trasmissioni in TV con i suoi genitori. Il funerale fu gigantesco. Ma in realtà non ci ha lasciato, perché tutti ricorderanno sempre quello che Gilles Villeneuve ha dato al mondo della Formula 1. L'ultimo sorpasso di Didier Pironi, vissuto come un tradimento, ha influenzato il comportamento di Villeneuve a Zolder, ha deciso la sua sorte? Probabilmente no. Di sicuro però quell'ultimo sorpasso ha legato per sempre la sorte dei due piloti amici e rivali. A 3 mesi dalla morte di Villeneuve, infatti, anche Pironi ha un incidente terribile. Precisamente il 23 agosto, durante le prove del Gran Premio di Germania, sotto una pioggia battente, la sua Ferrari colpisce un'altra auto che andava più lenta, proprio come era successo a Villeneuve. L'auto si accartoccia, le fratture alle gambe sono gravissime, ma lui non si dà per vinto, vuole continuare a correre. 5 anni dopo, infatti, nel 1987, ricomincia con i motoscafi da competizione e continua a correre, sempre oltre il limite, forse dietro il fantasma dell'amico nemico. Tragica morte di Didier Pironi, l'ex campione di Formula 1, durante una gara di motonautica al largo dell'isola di Wight, in Inghilterra. Il suo motoscafo si è ribaltato e con l'ex pilota della Ferrari sono scomparsi anche un collega motonauta e un giornalista francese. La sua compagna, poco dopo, partorisce 2 gemelli. Li chiama Gilles e Didier. Sono passati 30 anni dalla morte di Gilles Villeneuve, la tuta, le macchine,
Gli oggetti che lo ricordano sono conservati come reliquie nella collezione della famiglia di viticoltori Giacobazzi, amici e sponsor di Gilles. In questi 30 anni Jacques, suo figlio, è diventato un grande pilota di Formula 1 e ha completato l'opera del padre. Nel 1997 infatti ha vinto il titolo di campione del mondo, cosa che Gilles, suo padre, non era mai riuscito a fare. Per l'anniversario della morte, Jacques ricorda il padre così, guidando la sua vecchia Ferrari. Il nome di Villeneuve resterà nella storia, non per il titolo mondiale, ma per le altre imprese, quelle del temerario, folle, testardo, leale, onesto pilota di motoslitte canadese. Ma senza una rossa, una fiammante Ferrari da condurre oltre ogni limite, la grandezza di Villeneuve sarebbe entrata nel mito. Villeneuve e la rossa. Un matrimonio che per chi come me ha passato ore a sognare guardando il poster di Gilles attaccato al muro resterà per sempre indimenticabile.